Il giorno che proposi a mio padre di venire in Marocco con me, la risposta fu più o meno così. Stai scherzando? Ma 2 mesi dopo eravamo pronti, insieme ai miei fratelli più piccoli, Diego e Michela, a vivere insieme una delle avventure più emozionanti della nostra vita. Il piano era apparentemente semplice: noleggiare un'auto, arrivare fino al deserto del Sahara, attraversare le montagne più alte del Nord Africa e una volta raggiunta Marrakech costeggiare l'Oceano Atlantico fino a Casablanca e Rabat. In realtà fare 3000 km in 2 settimane senza mai dormire 2 volte nello stesso posto e senza l'ausilio di guide è stato molto faticoso e ci ha spesso gettato nello sconforto. Ma procediamo con ordine. Quando pianificai il viaggio avevo già deciso che sarei voluto entrare in Marocco in nave, attraversando lo stretto di Gibilterra. Per questo il nostro primo obiettivo era raggiungere innanzitutto il sud della Spagna. Dopo il volo da Cagliari a Girona e una breve passeggiata notturna per le vie di Barcellona, abbiamo deciso di trascorrere una notte di totale vagabondaggio. Saluto dal pavimento dell'aeroporto di Barcellona. Domani si parte alle 7:40 per Malaga e quindi sarà una lunga notte. Nella città andalusa che ha dato i natali a Picasso abbiamo avuto giusto il tempo di fare un rapido giro del centro storico e soprattutto del porto, che grazie ad un importante processo di riqualificazione è divenuto oggi uno dei cuori pulsanti della città. Eccoci in diretta dalla nostra casa di Malaga con la cattedrale che si vede direttamente dalla nostra finestra. E papà, che come a casa, fa sempre la stessa vita, viene in vacanza e si ritrova sempre a cucinare. Dove si va domani? Dove si va domani? In mezzo alle scimmiette. Domani sveglia alle 5 del mattino e si va a Gibilterra. Dopo quasi 4 ore di viaggio siamo arrivati alla linea della Concepción, la cittadina spagnola confinante con questo piccolo staterello appartenente al Regno Unito. Visti i prezzi decisamente più bassi, abbiamo deciso di prendere qui la stanza in affitto e le nostre scorte di viveri. In ordinato. Per poi finalmente attraversare il confine. Guardate, siamo a piedi e stiamo visitando il confine di Gibilterra. E per entrarci bisogna passare dall'aeroporto, dalla pista dell'aeroporto, che poi viene chiusa con dei semafori. Qui la benzina costa molto di meno e quindi molti spagnoli decidono di attraversare il confine ogni giorno. La città è abbastanza graziosa ed unisce una serie di elementi provenienti da culture diverse. Non è raro ad esempio imbattersi in cabine telefoniche e bus turistici tipici delle città inglesi. Ma il nostro obiettivo è la famosa Rocca, alta 426 metri e raggiungibile attraverso una funivia. Le scimmie associano le buste di plastica al cibo. Vediamo un po' papà com'è. Mi sa che papà ha fatto una brutta scelta a non portarsi lo zaino. The top of the rock will take approximately 6 minutes. At the top station, you will have the opportunity of meeting the famous Barbary apes. Mentre saliamo e ammiriamo il meraviglioso panorama dello stretto con le sue enormi petroliere e navi mercantili, ci interroghiamo con una certa apprensione se le scimmie che popolano la sommità, le uniche in uno stato semiselvatico in Europa, siano realmente moleste come annunciato da numerosi cartelli ed avvisi che abbiamo incrociato fino a quel momento. Quei panini qui. Cacchio. Non appena giunti in cima otteniamo subito la nostra risposta. Diego, attento. Diego, ti ho visto le buste. Entra dentro il bar. Entra dentro il bar. Diego, ti sto seguendo? Chiudi la porta. No, non si mangia, no. Signora, attenzione. La continua presenza ed interazione con l'uomo ha infatti modificato il comportamento di questi macachi, che nel tempo si sono abituati ad una cattiva alimentazione e appunto ad un'aggressiva richiesta di cibo nei confronti dei Ma turisti. che terzo? Tuttavia, secondo la credenza popolare, il Regno Unito manterrà il possesso di Gibilterra fino a quando saranno presenti queste bertucce. E non a caso lo stesso Churchill ne ordinò un ripopolamento nel 1942. Un'altra delle caratteristiche della rocca è quella di essere dotata di tantissime cavità. Le più belle sono sicuramente le grotte di San Michele, uno spazio adibito anche ad eventi e concerti e caratterizzato dalla presenza di suggestivi giochi di luce.
Tanti altri cunicoli sono invece stati utilizzati nel tempo per scopi militari. La canna rinculava nell'affusto stesso invece di sollevarlo completamente dal suolo. A dire la verità, quasi tutta la rocca sembra essere un gigantesco fortino difensivo e non poteva essere altrimenti, vista la sua posizione strategica di porta del Mediterraneo e ponte tra l'Europa e l'Africa. Quell'Africa che la mattina seguente stavamo finalmente per raggiungere, ma che il porto di Algeciras ci parve improvvisamente più lontana. Ci hanno appena cancellato il biglietto della Tangeri e adesso stiamo aspettando che ci portino a Tarifa. Stiamo andando a Tarifa perché ci hanno cancellato la nave da Algeciras, quindi ci stiamo trasferendo nell'altro porto. Una volta arrivati a Tarifa, la città più a sud della penisola iberica e punto d'incontro tra l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo, superiamo il controllo passaporti e possiamo finalmente salire sulla nave e tirare un sospiro di sollievo. Mentre ci facciamo strada tra petroliere, navi mercantili e imbarcazioni militari, in uno dei tratti di mare più trafficati al mondo, realizziamo di stare attraversando quella linea invisibile che per tanti secoli ha rappresentato per gli uomini una barriera carica di dubbi e paure. Allo stesso modo, vedere il porto di Tangeri materializzarsi di fronte ai nostri occhi comincia a risvegliare in noi un piccolo senso di inquietudine irrazionale, come racconterà mio padre in questo video realizzato qualche giorno più tardi. Quando eravamo sul traghetto e vedevamo Tangeri da lontano è stata un'emozione forte, perché per la prima volta andavamo a incontrare un paese, un continente che non c'eravamo mai stati. Poi all'arrivo, superata la dogana con tutti i bagagli, ci siamo visti assaliti da queste persone che volevano sfruttare l'occasione del turismo e racimolare qualche soldo, niente di più, già un po' intimorito. In realtà c'eravamo proprio cagati addosso, al punto tale da esserci barricati dentro un centro commerciale rinunciando di fatto a visitare la medina della città. Siamo in Marocco, eppure stiamo mangiando da Burger King. Il Marocco in realtà è un paese abbastanza sicuro, però prima di andarci dovrete assolutamente essere preparati a dover affrontare ogni sorta di parcheggiatore abusivo, false guide, venditore molesto. Una volta mangiato, cambiati i soldi, prese delle SIM marocchine, ci siamo finalmente recati alla stazione indicata come punto di ritiro dell'auto. E una volta recuperata siamo partiti. Siamo nella medina di Tangeri. Papà si è ingarbugliato nel traffico. Non so dove cavolo stiamo andando. Papà guida, Federico dà indicazioni e Diego invece non fa niente. Quando siamo usciti dal caos di Tangeri abbiamo finalmente realizzato che il nostro viaggio stava davvero cominciando e il nostro umore era nuovamente alle stelle, mentre all'altezza della città bianca di Tétouan ci divertivamo ad incasinare il nostro padre con il nome della prossima tappa. Ma dove dobbiamo andare? A Sheshan. Hanno a Versucchia. Ah, chef? A Sheshan. Sì, dietro questa curva Ah, chef? c'è Tétouan. Quella come tutta bianca. Che figo. Il nome che cercavamo di fargli pronunciare era Chef Chaouen, un posto talmente affascinante da cancellare tutte le sfighe avute fino a quel momento. Non appena arrivati, abbiamo subito voluto provare una cena tipica a base di couscous e tagine. Siamo pronti a gustare il nostro primo tè alla menta qui al centro di Chef Chaouen. Guardate come sfrigola. Per poi andare a letto ed essere svegliati dal melodioso Adhan, canto con cui il muezzin richiama i fedeli alle preghiere obbligatorie, un momento talmente affascinante da togliere il fiato. Buongiorno. Richiama la preghiera. Stranamente è ancora addormentata. Ti piace il mio cappotto io? Bellissimo. Con la luce del giorno possiamo finalmente ammirare in pieno l'intenso colore blu di questa cittadina, che sembra uscita dal mondo delle fiabe. Ancora oggi l'origine di questa colorazione, relativamente recente, è avvolto dal mistero. Le ipotesi sono tante e vanno dai motivi religiosi o di marketing o al fatto che questo colore scaccerebbe le zanzare. Noi sappiamo solo che questo posto è uno di quelli che vale assolutamente visitare almeno una volta nella vita. Ancora una volta ci rechiamo nella piazza centrale, stavolta per un'abbondante colazione a base di insalmon, una focaccia tipica, accompagnata da marmellate, olive, formaggio, caffè e succo d'arancia. Una volta fatto il pieno di energie, ci spostiamo nella zona delle sorgenti,
dove molte donne vanno ancora a lavare i panni a mano. Per poi salire ad ammirare Chefchaouen dall'alto di una collina, dove si trova la piccola moschea Buzafar. Siamo proprio ai piedi della catena montuosa del Rif, famosa per le coltivazioni della cannabis che poi viene esportata illegalmente in tutto il mondo. Dov'è? Ma il nostro viaggio non consente lunghe pause e prima di pranzo siamo nuovamente in macchina per percorrere i 200 km che ci separano da Fes. E con nostra grande sorpresa scopriamo che gran parte del Marocco in realtà è molto più verde e ricco di coltivazioni rispetto a come l'avevamo immaginato. Dopo aver trovato un parcheggio e il nostro ostello, entriamo per la prima volta nella più grande medina del mondo islamico, nonché la più grande isola pedonale al mondo, e la sua energia travolgente può essere descritta solo con una parola: wow! La mattina seguente ci godiamo un'altra fantastica colazione, prima di risalire nuovamente sulla macchina del tempo che ci riproietterà in quel mondo dal sapore antico. Una fitta rete di strade strette e tortuose, percorribili solo a piedi e dove i trasporti delle merci avvengono ancora con asini carichi fino all'inverosimile, costringendo i passanti a schiacciarsi sulle pareti. Una frenesia pazzesca che come un fiume ci trascina fino a delle concerie dove la lavorazione delle pelli avviene ancora nella maniera tradizionale, tanto da essere classificate come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Siamo alle concerie di Fes, veramente un lavoraccio. E c'è 150 famiglie lavorate qua. E tutto prodotto decolorate sono naturali. È rosso di papavero, è verde menta, arancione della henna e blu dell'indigo. L'odore delle pelli di mucca, capre e cammelli stese ad asciugare è talmente forte e nauseante che i visitatori vengono forniti dei rami di menta da tenere sotto il naso. Profumo ben diverso quello dell'olio d'argan, la cui produzione è oggi soprattutto affidata ad alcune cooperative di donne dedite alla raccolta e alla spremitura di questi frutti, le cui piante si trovano quasi esclusivamente in un'area del Marocco, dichiarata sempre dall'UNESCO riserva della biosfera. Fes el Bali è talmente grande e le sue stradine talmente intricate che molti turisti si perdono e decidono di pagare profumatamente qualcuno che li aiuti a venirne fuori. Per questo, spinti dalla curiosità, decidiamo di salire a piedi fino alle tombe Meridini, il miglior punto d'osservazione sulla città. E qui, effettivamente, l'effetto di tutti quei tetti che si susseguono sovrapposti l'uno all'altro è davvero impressionante. Questa è la nostra ultima cartolina da Fes, e mentre ci prepariamo per ripartire sentiamo che in noi qualcosa sta cambiando. Quel mondo così apparentemente brutale e ostile per gli standard occidentali, dove il caos e la miseria non sono ancora un tabù da nascondere alla vista, diventa sempre più coinvolgente e noi smettiamo di sentirci un corpo estraneo. Siamo ormai pronti per intraprendere il lungo viaggio che ci condurrà fino al deserto del Sahara, e ad ogni tappa scopriremo delle cose nuove e sorprendenti. Anche in Marocco, pioggia e nebbia. Siamo nella Svizzera del Marocco, Ifrane. Guardate com'è tutto ordinato, sembra veramente di essere in un paesino della Svizzera. Infatti è soprannominata così. Pensate che in questa zona sono addirittura presenti delle rinomate moderne stazioni sciistiche. L'avreste mai immaginato in Marocco? Poi la volta di Asrou e della sua foresta dei cedri, dove a bordo strada ci imbattiamo in un gruppo di macachi famelici quanto i loro cugini di Gibilterra. Ma pure educata, non me l'ha strappata dalle mani. Mi stai toccando tutto con la zampetta bagnata. Oh, no, mi ha preso la bustina.
Più si sale e più il freddo comincia a farsi sentire. E ci sono spruzzate di neve nei monti. Stanotte è prevista neve, siamo diretti verso Zaida, la temperatura si è abbassata. Ma una volta superato il valico, il paesaggio intorno a noi muta ancora una volta e ci ritroviamo improvvisamente proiettati nella parte più arida del paese, quella più simile a come l'avevamo immaginato. Ed è così che giungiamo a Zaida, un piccolo villaggio dove abbiamo deciso di sostare per la notte senza grandi aspettative. Qui invece incontriamo Adu, un ragazzone berbero della mia stessa età, e parlando del Piedelmeno viene fuori che suo zio possiede un hotel a Merzuga, proprio dove noi siamo diretti, e che organizza pure delle escursioni nel deserto. Così, non so come, la mattina seguente ci ritroviamo con un nuovo fantastico compagno di viaggio, che con i suoi racconti ci aiuterà a comprendere meglio la complessità di questo paese e con la sua gentilezza il valore del suo popolo. Tanto da volerlo presentare pure a nostra madre. Ci torniamo con lei. Ci torniamo con lei. Grazie mille e buona fortuna. Superata la valle del Ziz, scopriamo che Adu ha una bambina piccola di nome Aisha, come la sua canzone preferita, e allora decidiamo di dedicargliela. Aisha! Aisha! E mentre mio padre ne approfitta per dare una rinfrescata al suo francese, Responsabile. cominciamo a notare un gran numero di basi militari. Siamo ormai vicini al confine con l'Algeria e i rapporti tra i due paesi restano ancora oggi abbastanza tesi. Nel frattempo Adu, che di lavoro fa il raccoglitore di fossili, ci propone di andare a trovare alcuni suoi amici che lavorano nella sorgente blu di Meschi, un'oasi dove in estate si riversano un sacco di persone per fare il bagno, ma che noi, anche a causa del brutto tempo, troviamo abbastanza desolata. Un tipico tè caldo alla menta e poi un po' di musica berbera. Prima della vestizione Tuareg in vista dell'arrivo nel deserto. Che bello che sei, Fede. Bravo. Bravo papà, bravo. Ed è così che per la prima volta giungiamo tra le incredibili dune del Sahara e non ci saremmo mai aspettati che questo momento sarebbe avvenuto in una giornata di vento freddissimo. Come se non bastasse, a me sale una febbre molto alta, con tanto di vomiti che mi costringono a rimanere rinchiuso in camera. Intanto fuori comincia pure a piovere, tanto da convincerci a trascorrere la notte in albergo anziché nell'accampamento berbero. Ma nonostante la sensazione di malessere, la mattina seguente decido di svegliarmi anch'io prestissimo, e sotto il cielo stellato più bello mai visto prima, ma che purtroppo la telecamera non è in grado di riprendere, decido di farmi coraggio e di montare anch'io su quel dromedario. Ogni suo passo è come una pugnalata che attraversa i muscoli e arriva fino alle ossa. Che discesa poi, State attenti. Ma comunque per niente paragonabile alla fatica di scalare a piedi e con la nausea una duna di sabbia gelida alta quasi 50 metri. Ma una volta raggiunta la vetta, improvvisamente dimentico di star male e mi fermo a contemplare una vista in silenzio mai sperimentati prima. Da quel momento in poi, mentre attendiamo l'alba, tutti cominciamo, senza nemmeno accorgercene, a parlare a bassa voce, quasi a non voler spezzare quell'incantesimo. L'arrivo del sole, col suo abbraccio caldo, mi trasmette l'energia per affrontare il ritorno e il resto del nostro viaggio. Vai Fede, corri, aiuto. Aiuto, opla. È appena uscito il sole e stiamo tornando dalla passeggiata. Un ringraziamento al povero dromedario, visto che in quel periodo pesavo 25 kg in più. Un ultimo saluto da due famiglie e poi nuovamente in marcia verso nuove tappe spettacolari. Ciao.
Stiamo andando via da Merzouga e adesso si va a Tinghir. Adesso finalmente si sente il caldo, siamo più che in estate. L'unico papà che ha la CCA, non si sa perché. Sembra un marocchino. Ormai forse è convinto che sia una cuffia da piscina, non lo sappiamo. Adesso si riparte, altre 3 ore di macchina per raggiungere le gole di Todra. Una volta superata la città di Rissani, affrontiamo circa 150 km di strada arida e quasi totalmente desolata. Ma dove stai guidando? Oh, ci siamo persi, non so se siamo in Mauritania, in Mali o in Nigeria. Siamo in una strada sperduta da almeno un'ora. Per poi finalmente giungere a Tinghir, un'oasi lunga e stretta, dove il verde entra in forte contrasto con il rosso delle rocce e del fango con cui sono realizzate le abitazioni. Questa è una caratteristica che accomuna molti centri della zona. Qui si trovano le gole di Todra, uno spettacolare canyon scavato nel corso dei millenni dall'omonimo fiume, oggi ridotto a poco più di un ruscello. La parte più impressionante sono gli ultimi 600 metri, dove le 2 pareti rocciose raggiungono la loro minor distanza di 10 metri, con rocce a strapiombo di 160 metri di altezza. Altri 85 km e giungiamo anche alle gole di Dades, dove rimaniamo a dormire e dove ci soffermiamo a percorrere ad ammirare una delle strade più tortuose e spettacolari del mondo. Comincia qui la tappa più lunga e stressante del nostro viaggio. In un solo giorno ci aspettano quasi 500 km da percorrere in 8 ore. E ovviamente saranno tante le cose, anche apparentemente insignificanti, che attireranno la nostra attenzione. Una particolare conformazione rocciosa chiamata dita di scimmia, una strana roccia nel villaggio di Taferdù o una partita di calcio femminile. E dopo 2 ore e mezzo arriviamo a Ouarzazate. Eccoci a Ouarzazate, stiamo andando adesso ad Ait Ben Haddou, la città dove hanno girato un sacco di film, come per esempio Il Gladiatore. Per i film girati qui c'è anche Alexander, La Mummia, Lawrence d'Arabia. Sulla strada per Ait Ben Haddou ci imbattiamo in una violenta tempesta di sabbia e polvere. E anche la vista di questo Ksar, cioè un villaggio fortificato a metà strada tra Marrakech e il Sahara, avviene sotto un vento fortissimo. E noi quasi ci domandiamo come degli edifici così alti, realizzati interamente in paglia e fango, possano resistere in questo modo allo scorrere del tempo e alle intemperie. Il fatto di essere protetto dall'UNESCO e di essere stato scelto come naturale set cinematografico per tanti colossal hollywoodiani ne ha sicuramente favorito la conservazione. Una delle caratteristiche del Marocco è che tante persone sono costrette ad ingegnarsi per racimolare qualche soldo. Questi ragazzini, ad esempio, si sono inventati un servizio per scortare i turisti in difficoltà per il forte vento da una parte all'altra del fiume. Io sono troppo orgoglioso, ma mia sorella decide volentieri di usufruire dell'aiuto. E adesso è nuovamente ora di riattraversare i monti, però stavolta da un punto decisamente più impervio. Stiamo andando nello Jebel Toubkal, che è il monte più alto di tutto il Nord Africa, nella catena dell'Alto Atlante. Non ci passiamo proprio sopra, ma ci passiamo molto vicino. Il Toubkal infatti è alto 4167 metri. E noi arriviamo con la nostra auto fino ai 2260 del passo del Tizin Tichka e qui troviamo un'altra sorpresa ad attenderci. Guarda che spettacolo, Eh sì, in Africa fa proprio caldo, proprio caldo, vero Diego, vero Miki? Aia, palle di neve in Africa, non l'avrei mai pensato, ciao! E adesso si va verso Marrakech, ma noi devieremo sud per oggi. Ma nemmeno questo spettacolo riesce a distoglierci da un'altra passione. Rigore per il Cagliari! E vai! Rigore per il Cagliari! 2-1! Vai! Ultimo minuto! Vai! Una bella dose di buon umore è sempre utile per affrontare gli ultimi 180 km che ci separano dalle cascate di Usud. E usciti dalle montagne assistiamo all'ennesimo mutamento estremo del paesaggio circostante. 3 ore fa eravamo nel deserto. E adesso siamo qui. Arriviamo che è già buio, ma mio padre e mio fratello manifestano subito la loro soddisfazione con un bel concerto notturno. La mattina seguente siamo belli freschi per ammirare l'ennesimo spettacolo della natura.
Cascate di Usud, una meraviglia, 120 metri di altezza. Ci troviamo a 150 km a nord-est di Marrakech, prossima tappa del nostro viaggio che raggiungiamo in circa 2 ore e mezzo. Siamo arrivati a Marrakech. Anche qui troviamo la tipica Medina fatta di stradine strette, ma anche alcune coincidenze veramente incredibili. Anche se siamo a Marrakech, anche se si tratta di una marca di caffè, Cagliari regna anche qua. Ma quante possibilità c'erano di incontrare gli zii del ragazzo di mia cugina in mezzo alla bolgia infernale di piazza Jamal El Fna? Abbiamo fatto un incontro. Saluta Maria Paola. Ma con chi siamo? Incontri casuali a Marrakech. C'è anche Marrakech. Nel frattempo, intorno a noi la piazza, centro vitale caratteristico della città, è un delirio totale. Un grande mercato dove si esibiscono ogni giorno artisti tradizionali di ogni tipo. Quanto fa la due? No, io c'ho paura. Non toccare. È quasi il tramonto quando ci dirigiamo verso la Kutubia, la moschea più importante della città, proprio nel momento di uno dei 5 richiami alla preghiera quotidiani. Nel frattempo cala la notte e la piazza si trasforma. Via le bancarelle per far posto ai banchetti con le tavole dove è possibile mangiare ogni tipo di street food. Ogni stand è molto simile all'altro, quindi non resta che affidarci al più simpatico e convincente. Ciao. Ciao. Where from? Italy. Italia. Italia 1, Adriano Celentano. Alla fine, dopo tanti giorni di tagine e couscous, ci fermiamo giusto per qualche Siamo a assaggio. Marrakech ad assaggiare i calamaretti. E mio padre decide di completare la cena con un po' di banane, pagate a peso d'oro grazie alla sua padronanza delle lingue. How much? Combien? C'est combien? C'est combien? 15 dirham. Quindi 3 euro di banane. 15. Con 2 kg di banane nel cofano ci rimettiamo in viaggio, stavolta verso Agadir, che si trova sull'Oceano Atlantico. Adesso che siamo tornati nella zona della costa, le strade cominciano anche a essere anche molto più belle. Quante cazzo di pecore ci sono qui? Enorme. Ma quante pecore? Finalmente siamo ritornati nell'oceano. Che bello! Ma prima decidiamo di spostarci un po' più a sud, nella spiaggia di Tifnit, dove si trova un parco naturale e un villaggio di pescatori. La nostra guida ufficiale. Ci stiamo avvicinando al centro di Agadir. Qui abbiamo trovato una città turistica e moderna, ma soprattutto una temperatura decisamente più piacevole. Sarà che sono abituato alla Sardegna e quindi mi mancava il mare, ma veramente figo adesso essere sull'oceano. Durante il tragitto verso Essaouira notiamo alcune profonde differenze tra il Marocco costiero e quello dell'entroterra. Completamente cambiato il paesaggio rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Abbiamo fatto tutto il Marocco rurale, adesso si passa alla zona costiera un po' più industriale. E qui stanno costruendo nuove villette. Belle. Nuove villette turistiche. Sono modernissime. Sembra di essere proprio in un altro mondo rispetto a dove siamo stati gli scorsi giorni. Cioè, tutti i surfisti ci sono, guarda. E soprattutto un magnifico tramonto. Guardate il sole, incredibile. Poi i tuoi bambini si sono addormentati, hai visto? Piccolo l'appartamento. Questa è la spiaggia di Essaouira, quella è l'isola del Mogador. E lì invece c'è la Medina di Essaouira. L'isola del Mogador, che prende il nome dall'antico nome portoghese della città, è oggi una riserva naturale, santuario per diversi tipi di uccelli come i falchi della regina e i gabbiani.
La sua presenza è molto importante perché protegge questa baia dalle forti onde dell'oceano. Anche la Medina di Essaouira è iscritta nella lista dei patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO. La sua casba, cioè la cittadella fortificata, è una piattaforma protetta da mura merlate su cui si trovano dei cannoni spagnoli del XVII e del XVIII secolo. Il suo porto è stato per anni l'unico aperto al commercio estero. Poi con lo sviluppo improvviso di quelli di città come Tangeri, Casablanca e Agadir, la città è finita ai margini delle rotte marittime ed è rinata solo negli ultimi 50 anni grazie alla sua vocazione turistica e culturale. Il porto dei pescatori, dove il pesce appena pescato viene venduto e cucinato direttamente sul posto, è abbastanza fatiscente, ma anche questo a renderlo surreale e affascinante. Anche qui il caos, ampliato dalla presenza rumorosa dei gabbiani, ci riporta indietro nel tempo, quando i mercati erano ancora il centro vitale delle città. Ma a questo punto si è fatta ora di pranzo ed è arrivato il momento di salutare Essaouira nel modo migliore. E ci stiamo preparando per una bella scorpacciata di pesce. Fanta, patatine fritte, insalata, il pane, gamberoni, orate, sardine e calamari. Ma quanto abbiamo speso? 350 dirham. Quanto sarebbe? 35 euro? 34 euro. 34 euro in Anche 4? di meno, Durante il nostro percorso verso Jadida attraversiamo Safi, città famosa per le raffinerie di fosfati, per le sue ceramiche Guarda che bello. e per le mura erette dai portoghesi. Ma la cosa che ci appassiona di più sono sempre gli ampissimi paesaggi costieri, soprattutto quando il sole decide di calare sull'oceano. La zona industriale, con le sue centrali elettriche e raffinerie, ci indica che siamo ormai in prossimità della città di Jadida. Anche stavolta arriviamo di notte e pernotiamo in un bellissimo riad all'interno della città fortificata. Tutto il centro, con i suoi bastioni e le sue mura, è un gioiello di architettura militare, ma il suo maggior luogo di interesse è quello chiamato Cisterna Portoghese. La cisterna portoghese di Jadida. Queste sono le fondamenta di un edificio del Cinquecento, che poi è stato riadattato a cisterna. Prima magazzino e poi cisterna. In questo posto sono state girate alcune scene dell'hotel di Orson Welles. Orson Welles ha girato alcune scene del film anche a Essaouira. Adesso un'altra volta ci rimettiamo in marcia. Stavolta siamo vicini alle ultimissime mete del nostro viaggio. Casablanca e poi ultima tappa Rabat. Quindi adesso salutiamo El Jadida o Magazan. Uno degli elementi caratterizzanti la costa atlantica africana sono i numerosi relitti di navi. E nella spiaggia Uzia se ne trova una che fa pensare quasi ad un film post-apocalittico. Guardate il contrasto a pochi metri, come convivono delle case lussuose turistiche e situazioni completamente diverse. Adesso si va a Casablanca, fermeremo nella moschea Hassan II. Inaugurata nel 1993 per volontà del sovrano Hassan II, è ormai uno dei simboli del Marocco ed è caratterizzata dal fatto di possedere, con 210 metri d'altezza, il minaretto più alto del mondo. Per questo detiene anche il record di edificio religioso più alto del mondo. Ma Casablanca, come in altre città del Marocco, del Nord Africa e di molti paesi a maggioranza islamica, sono presenti anche tanti altri edifici appartenenti ad altre religioni, come sinagoghe o chiese cristiane, pure di grandi dimensioni. Sappiate dunque che affermare che nei paesi musulmani non esistano chiese è semplicemente una balla. Casablanca, con più di 3 milioni di abitanti, è oggi la città più grande e moderna del Marocco,
nonché principale centro economico del paese, ma al suo interno sono ancora ben visibili delle enormi contraddizioni. Tutte le concessionarie, Volkswagen, Porsche, Skoda, Dacia, Renault, Maserati, Ferrari, Mini e nuovamente BMW. Pochi metri e si ritorna negli scenari più familiari. Questi qui sono specie di favelas. Che condizioni sono? Ma stiamo uscendo dal centro, va? E lo stesso avviene lungo tutto il percorso che conduce a Rabat. C'è il filo spinato che protegge le zone residenziali con le baraccopoli vicine. Stiamo per arrivare nel quartiere Oceano, dove abbiamo preso il prossimo bed and breakfast, il prossimo e ultimo posto dove dormiremo in Marocco. Rabat, ultima tappa del nostro viaggio, è la capitale del Marocco. Partendo dal nostro appartamento decidiamo di seguire il lungomare, dove incontriamo prima il faro e poi una cosa mai vista prima, un immenso cimitero islamico che si affaccia direttamente sull'oceano. Scendendo verso la spiaggia passiamo da un luogo tradizionalmente sacro ad uno moderno e legato al divertimento. Qui infatti sono presenti un'importante scuola di surf e tante persone in cerca di una passeggiata rilassante tra il tramonto e le onde dell'oceano. Atmosfera che evidentemente piace anche a questo piccolo e grazioso animaletto. A dominare la spiaggia dall'alto la Casbah. Però si è fatta ora di cena e preferiamo fare un giro della Medina decisamente più piccola e tranquilla rispetto alle altre visitate. La mattina seguente ci rechiamo a visitare la Casbah. Siamo alla ricerca della Casbah con papà che ci stava cadendo. Chi era? Papà Michela che ci stava cadendo? Qui possiamo ammirare dall'alto sia la spiaggia che Salé, la città gemella di Rabat. Poi ci rechiamo a visitare i giardini andalusi, un'oasi tranquilla all'interno della città fortificata. È la torre di Hassan, il minaretto di una moschea mai completata. Iniziata per ordine del sultano Yaqub al-Mansur, la torre doveva essere la più grande del mondo, insieme all'adiacente moschea, ma i lavori si interruppero alla sua morte nel 1199. Anche il resto della moschea fu lasciato incompleto, e in questo piazzale sono infatti visibili le 200 colonne che dovevano essere poi in seguito innalzate. A completare questo importante complesso storico è stato aggiunto il moderno mausoleo di Mohammed V. Questo sultano è stato molto apprezzato dal suo popolo. Egli è anche noto per aver rifiutato di applicare le leggi antisemite del governo di Vichy sotto il controllo nazista, proteggendo in tal modo più di 300.000 ebrei in Marocco. Il nostro ultimo giorno in Marocco cade di venerdì, proprio il giorno della settimana dedicato alla preghiera collettiva, ed infatti, a mezzogiorno, le strade si riempiono di fedeli. Finita la preghiera, tutti che si alzano e vanno. Per noi sono gli ultimi istanti prima di raccogliere le nostre cose e lasciare questa città, orgogliosa di rappresentare il paese più aperto del mondo arabo e contemporaneamente un pezzo d'Europa nel Nord Africa. Non tutti sanno infatti che il Marocco, nel 1987, presentò addirittura la domanda di adesione all'Unione Europea, desiderio respinto per la posizione geografica e per le questioni irrisolte nel Sahara occidentale, amministrato dal Marocco ma rivendicato dal fronte polisario. Nel frattempo ci avviciniamo all'aeroporto e proviamo a rilassarci in una spiaggia lì vicino. Abbiamo superato Salé e siamo in una spiaggia che si chiama Plage des Nations. Ultima pausa prima della partenza, un po' di mare, una piccola sosta nell'oceano. Ci hanno comunicato di andare 3 ore prima all'aeroporto e tra un po' si va a lavare la macchina e si saluta l'Africa. E poi così, mentre abbiamo la macchina all'autolavaggio, saltano fuori i pavoni. Ecco, bravo, puliscicela bene, togli lo sporco del Sahara. Appena saliti sull'aereo iniziamo a capire cosa sia il Mal d'Africa. Stiamo per atterrare. E per questo, una volta perso l'ultimo autobus, decidiamo di regalarci un'ultima passeggiata avventurosa. Stiamo camminando verso Girona, ci vogliono 2 ore e mezza. Non abbiamo trovato un pullman dall'aeroporto per lì centro, quindi stiamo facendocela a piedi. Adesso siamo arrivati in un punto dove c'è luce. Prima eravamo in mezzo a strade di campagna completamente al buio dove si sentivano rumori strani.
alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo adesso dentro Girona, dopo 2 ore di camminata dalla statale. Perdere il taxi, perdere il bus e decidere di forzare a piedi per stradine abbandonate in mezzo all'odore della merda dei buoi alle 3 del mattino. Siamo proprio dei folli.